Buonasera amici, benvenuti a questa nuova puntata di Benessere e Bellessere e salutiamo Marco Ludovico. Ciao Marco! Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andiamo a presentare l'ospite di questa sera, che è un ricercatore, studioso, musicista, compositore, grafico, creativo e scrittore. Sti Ha- cazzi. Esatto. E lui si occupa prevalentemente di se stesso e sta imparando a comportarsi da turista del mondo e condivide quello che scopre con chi gli capita a tiro. E insomma, stasera ovviamente siamo capitati a tiro io e te, Marco. E quindi andiamo a presentare Andrea Pietrangeli. Ciao Andrea. Ciao ragazzi, ciao Serena, ciao Marco, eccoci, grazie dell'invito. Grazie a te per aver accettato di essere qua con noi questa sera e soprattutto di parlare di questo argomento che insomma affascina un po' tutti quanti, cioè parliamo un po' di sti cazzi. Adesso avete capito perché mi sono lasciato andare in quell'esclamazione iniziale al termine delle competenze. Allora, Andrea, nel mondo di sti cazzi c'è una grande leggerezza, giusto? E insomma, Sì. ci racconti un po' da dove nasce questo, chiamiamolo tra virgolette, progetto che ti ha portato poi a scrivere anche il libro e quindi da cosa nasce, come è il percorso e come mai insomma ti sei approcciato a questa cosa. Allora, intanto sti cazzi è una parola romana, quindi nasce a Roma, il progetto nasce a Roma e io nasco a Roma insieme a questa parola e attualmente tra l'altro io abito al Tufello, che è proprio nel palazzo dove è nato Gigi Proietti, quindi proprio ho questa energia dello sti cazzi che mi pervade insomma già da parecchi anni. E in realtà lo sti cazzi è... lui l'ha chiamato uno stile di vita, insomma, secondo me stiamo uno step avanti adesso, un po' con il periodo che sta accadendo, è proprio un lasciarsi scivolare le cose addosso, è più che chi se ne frega, che non mi importa, no? Non è più quello, è proprio disobbedire a certe voci interiori, no? A certe regole, proprio la disobbedienza ai doveri, agli obblighi, forse per questo, insomma, ha attecchito e si sta diffondendo così tanto questo messaggio che è proprio un avere il coraggio di lasciare andare le pesantezze, cioè siamo incarnati nella gravità, ma sti cazzi, perché poi insomma è quello che ci aspetta alla fine è la leggerezza e bisogna vedere a quella leggerezza lì come ci arriviamo, se siamo in grado di essere canali di leggerezza oppure se scegliamo sempre le pesantezze. Ecco, questo periodo ce lo mostra proprio bene bene bene, non si può scappare dalla gravità. Per cui o fai una scelta o arrivi a un bivio oppure soccombi lì dentro e va bene così. Insomma, quindi sti cazzi. Poi tra l'altro sti cazzi a Roma vuol dire una cosa e a Milano ne vuol dire un'altra. Comunque ci arriviamo magari a questo. Invece sti cazzi... Visto che, scusami Andrea, visto che ovviamente ci sei tu di Roma e Marco di Milano, così vediamo un po' la differenza. Guarda, io l'ho sempre interpretato, sono un milanese anomalo, quindi io l'ho sempre interpretato nel senso autentico e genuino del termine, mi ha proprio pervaso fin da piccolo, quindi non... Sarebbe quello, diciamo, del chi se ne importa, giusto? Però a Milano Esatto, quello vuol dire tipicamente insomma, romano. sì, a Milano lo usate come accidenti, no? A Roma si direbbe me coglioni. Esatto, diciamo che Sì. siamo vicini come zone, ma A Ma tu me, stai Andrea, diventato... fa pensare molto questa cosa che tu hai detto, scusami se ti ho interrotto di Vai. nuovo, questa cosa che hai detto poco fa, che non è il me ne frega, ok? Chi se ne frega, eccetera, ma è un concetto diverso. Infatti, per esempio, il chi se ne frega mi sembra quasi un voler evitare determinate cose, mentre lo sti cazzi è esiste sta cosa e io invece agisco in questo senso. Non so Esatto. se Non mi faccio toccare soprattutto dalle cose, quello. Cioè è una specie di protezione
proprio divina. Infatti io spesso dico sti cazzi, parola di Dio, perché veramente se poi vai a leggere in profondità il Buddha ti dice di staccarti dalla vita. Io qui ho portato un po' di amichetti, lui è il Butta, vedi? Butta vuol dire butta tutto, no? Il buttismo, no? È una famosa religione, via, fai piazza pulita. Pure lui ti dice guarda, pulisci, diventa bambino, se no su non ci entri. Questo è un capellone che è sceso giù 2000 anni fa, ancora festeggiamo il compleanno di questo, perché evidentemente ci hanno lasciato dei messaggi che prima o poi, anche se siamo de goccio, prima o poi li capiamo. Quindi lo sti cazzi è proprio, dai, mi stacco da tutte queste stupidaggini. Poi insomma, io lo sti cazzi l'ho scoperto bene bene tagliando insomma la mia vita precedente, perché sono andato a vivere a Fuerteventura, alle Canarie, per 1 anno e mezzo, e lì veramente ho dato un taglio con tutto, no? Qui stava andando tutto molto bene per me, però non ero, sentivo che c'era una finzione di fondo, non ero soddisfatto. E quindi arrivando lì alle Canarie, insomma, lasciando tutta una serie di sicurezze, no? Sono entrato a contatto con la natura, perché lì è tutta forte, tutta gigante sta natura, e mi accorgevo proprio di come gli elementi si lavorano, l'aria, la terra, il fuoco, l'acqua, cioè le onde oceaniche che arrivano e cambiano tutto, e vedevo solo divertimento in questa cosa, no? Cioè non vedevo un dramma tra i 4 elementi che si scontrano, no? Quindi che fanno anche la guerra, perché in realtà si stanno divertendo. Quindi da lì è nato un po' prima il mantra sti cazzi che sta su YouTube, e ho iniziato a cantare questo mantra che poi, cioè, è diventato veramente un mantra di meditazione. Cioè negli anni le persone l'hanno usato tantissimo, parte come gioco, però poi funziona, e quindi poi è sfociato nel libro che non avrei mai pensato di pubblicare, perché ho detto chissà, non esiste qualcuno così coraggioso che pubblicherà, e invece proprio aveva il suo compito, che è a prescindere da me, perché sti cazzi alla fine uccide lo sto cazzo che sei, ecco, quella è la cosa fondamentale. Lo sto cazzo è quello che pensa di sapere le cose, è quello che pensa di insegnare le cose agli altri, che ha vissuto, che ha fatto esperienza, ha fatto un passato. Sti cazzi, cioè sti cazzi, impara a stare nel presente, perché oggi rinasci ogni momento, no? Ogni momento entri nella bara, no? Cioè che sono le prove generali di quando lasci la gravità, la bara proprio, e quando è le 8 ore al giorno che tu, sto cazzo si spegne e esce fuori la bellezza, no? Dei sogni, la magia, il mistero. Poi rientri nel tuo personaggio per le restanti ore, e lì è il dramma, no? Per cui perché invece non portare quella roba del sogno e della leggerezza già nella materia? Ecco questo. Per quello poi, insomma, il libro è stato scritto e ha trovato la sua strada quasi da solo, proprio con una leggerezza incredibile. La casa editrice Spazio Interiore l'hanno subito sposato, e quindi niente, adesso viaggia rispetto agli altri libri che ho scritto. I libri facevano così, oh, e questo invece sta facendo proprio così, cioè sta soltanto all'inizio, perché più persone scoprono lo sti cazzi e lo usano, e più la situazione si alleggerisce. Io non c'entro niente in tutto questo. Beh, tu sei un mezzo. Tu sei il mezzo che ha portato tutto questo, ed è fondamentale, perché se c'è comunque il messaggio, c'è chi può riceverlo, non c'è il mezzo però che lo trasferisce, bisogna anche trasferirlo, tra l'altro, in maniera che venga recepito, e quindi che dall'altra parte quindi riescano ad utilizzarlo. E io mi sto accorgendo, Andrea, insomma, noi ci siamo conosciuti qualche anno fa in un ambiente molto particolare, insomma, spirituale, esoterico, eccetera. Però mi sto accorgendo che oggi appunto questi principi sono più recepiti se non se ne parla in termini, concedimi il termine, tecnici, cioè proprio specifici, ma se si riportano proprio a un modo che possa essere compreso un po' da tutti, o comunque dalla stragrande maggioranza delle persone, perché noi sappiamo gli ambienti esoterici, spirituali, comunque ovviamente non vengono frequentati da tutti, neanche compresi da tutti, e allora bisogna riportare questi messaggi, questi concetti ad un codice che sia conosciuto e recepito anche dagli altri. E da quello che ho capito, lo sti cazzi è questo. Sì.
Beh, parla in un linguaggio semplice, perché poi la cosa migliore è quando tu sei te stesso al mondo, ti mostri per come sei, no? E quindi nel libro io ho scritto semplicemente delle mie esperienze, però sono esperienze che poi vanno a toccare un po' il cuore di tutti, perché è proprio stato scritto col cuore di un bambino che ama se stesso. Io amo proprio tanto me, amo la vita, sono felice ogni giorno quando mi sveglio, vivo con lo stupore, no? Di vedere oggi che cosa creiamo. Quindi quando tu agisci così, l'universo ti premia. Quindi è proprio uno scegliere l'aspetto positivo delle cose, che è, secondo me è fondamentale per fare dei passi. Poi che quella roba io la condivido e arrivi a tante persone, sti cazzi, cioè proprio non sto qui a salvare il mondo, non mi importa proprio, io voglio solo giocare. Quella secondo me è lo switch, no? Il cambiamento che ognuno di noi può fare quando tu inizi a giocare con le cose che hai. Poi se arrivi a 10 persone o arrivi a 100.000, sti cazzi, perché io, ecco, per esempio in questo periodo sto proprio creando un piccolo ambiente di proprio protetto, di persone che generano solo positività, e devo dire che si sta ingrandendo poi, perché parte piccolo. Guarda questo con 12 apostoli, ancora si parla di lui, 12 persone erano, capito? Quindi tu basta che nel tuo ambiente crei un'armonia, crei amore, insomma, guarisci le ferite, perché tanto se no, se non guarisci la ferita tua emozionale, ma dove vuoi andare? Farai sempre le guerre, no? Troverai tutto sbagliato. Quindi prima parti lì, dalle piccole cose, la famiglia, no? Poi piano piano quella roba si allarga, quindi tu sì sei un canale, però cioè, non te ne importa niente di essere canale. Infatti c'è un capitolo che si chiama Lo sticazzi e l'aiuto, dove proprio spiego questa cosa, cioè non c'è bisogno Agevoliamo di la aiutare copertina nessuno. del libro. Sì. Questo è uno che praticamente ha fatto la strada da solo, no? Cioè si è arrampicato tutta la montagna da solo, è arrivato su e che vede un cazzo, vedi? Cioè non ci deve capire, non deve capire niente della situazione. Non è che riesci a vedere il percorso che hai fatto, ma chi se ne frega, stai nel presente e godi, no? Godi di quello che c'è. Questo è un po', secondo me, proprio anche incarna lo spirito romano, no? Che è proprio quello goliardico, così, le giamacchette, frega, ma dice c'è la guerra, ma sti cazzi, ma ci sono sempre state le guerre. Se non ti piace la guerra, hai sbagliato pianeta, devi andare su Venere, lì si vola e si tromba 24 ore su 24, orgasmi multipli. Allora che ci sei venuto a fare? Qui ci sei venuto a fare la guerra, perché nel pianeta c'è la dualità. Attraverso questi scontri, attraverso i mostri che tu hai il coraggio di mostrare, piano piano ti alleggerisci, ma è un giochetto quantico, insomma, non è vera questa roba che esce fuori dagli schermi. Quando lo capisci che non è vera quella roba lì, è vero solo quello che sta qua in questo momento, capito? Invece la gente pensa che deve salvare, deve aiutare, deve... Non è così. Prima aiuta te stesso e poi accade da sé. Non è manco più una missione, sti cazzi pure della missione, capito? Almeno Bene, questo è infatti quello quando che si da me, dice sì, allora in realtà sì, ad esempio, no? I grandi maestri in realtà non è che andavano a far proselitismo, a dire devo raccogliere adepti, eccetera, erano gli altri che vedendo lui come esempio cercavano di comprendere ovviamente cosa lui stava facendo e perché era così. Ma non è che il maestro gli diceva devi fare questo, devi fare l'altro, adesso... Cioè è sempre una scelta tua. Io faccio questo. Poi tu Beh, con scegli cosa Serena vuoi fare. abbiamo Sì. fatto tante volte l'esempio di tutti coloro che svolgono missioni umanitarie, vite pie, chi più ne ha più ne metta, e poi se incrociano il vicino di casa non lo salutano, magari si fanno una rampa in su di scale per evitare di incontrarlo e salutarlo, perché e quindi è molto meglio partire, diciamo, dalla primissima prossimità eventualmente esatto. per voler cambiare eventualmente il mondo. Che è quella Sì. parte di togliere le proprie zavorre in realtà, perché se io comunque, tra virgolette, no, sono in guerra col mio, visto che ho messo l'accento su questo aspetto, se io voglio, sono in guerra col mio vicino di casa, no, cioè, la prima cosa che devo fare è risolvere comunque col mio vicino di casa, questo sicuro, quindi togliermi quella zavorra.
perché se lo sti cazzi è proprio il discorso della leggerezza, la prima cosa che devo fare è togliere le zavorre che ho io, e le zavorre sono quelle che io sento nella quotidianità comunque, sono quei pesi quotidiani, non quella cosa che c'è, devo risolvere, come dicevi tu Andrea, i problemi del mondo. Tu in realtà non devi risolvere niente, cioè io personalmente devo risolvere me stessa tutt'al più, non di certo i problemi degli altri, che è un po' il salva te stesso e salverai il mondo, ma non perché poi come obiettivo hai la salvezza del mondo, in realtà perché sciogli determinati legami e determinati, e ti liberi appunto di determinate quelle che io chiamo zavorre, ecco, che possono essere emotive, fisiche, eccetera, eccetera. E poi c'è pure questo inganno. Vai, Marco, vai, scusa, dopo ti dico una cosa su quello che hai detto che mi ha colpito molto. No, dicevo che c'è pure questo inganno della trasformazione, dobbiamo trasformarci in continuazione, no? Spesso i cammini spirituali ti dicono che devi trasformarti, per me non è così, no, proprio no, ma che devo trasformare ancora? Cioè così non finisce mai. Io voglio tornare a essere il bambino che è arrivato sul pianeta, quindi non c'ho da trasformare, c'ho da togliere, no? Alleggerire la zavorra. Se no tu ti fregano perché tu ti dicono che ti devi trasformare. Non mi devo trasformare, io voglio tornare a giocare sul pianeta come quando l'avevo scelto e non me lo ricordo, capito? Perché qui è solo un grande gioco in realtà. Allora quando tu scopri nella guerra il gioco, nella pandemia il gioco, nella morte il gioco, nel dolore il gioco, lì è fatta, regà, è fatta, però se non la molli questa roba, queste sono le vere zavorre, ecco perché il libro secondo me ti ci porta proprio dentro, perché parla della morte, parla della malattia, della pandemia, no? Della coppia, dei genitori, della famiglia, tutta sta roba qua, no? Che ti pesa, quando tu la smolli proprio, allora a quel punto tu ti inizi a divertire sul pianeta. Ma si arriva a parlare anche di suoceri? Che dici? Si arriva a parlare anche di suoceri? No, non ci arriviamo, li facciamo, cioè ci fermiamo prima. Meno male perché no, se no mi sembrava troppo, effettivamente. Sembrava eccessivo. Vedi, devi iniziare ad amare i suoceri, e quando amerai i suoceri come te stesso, allora la leggerezza arriverà. No, per me è uguale, cioè proprio... Nella famiglia c'hai le più grandi prove, soprattutto con i suoceri. No, scherzi a parte, a me aveva colpito tantissimo quando all'inizio proprio Andrea aveva descritto quel suo viaggio, nonostante la premessa di cui diceva io stavo benissimo qua, e mio padre è andato spesso a Cuba. Anche questa cosa di voler risolvere i problemi degli altri. Una cosa che mi è sempre rimasta impressa è che lui diceva, tu vedi una sorta di povertà veramente diffusa a livelli forti, ma allo stesso tempo, se tu provi ad andare in giro un'intera giornata cercando uno che sia triste o sia incazzato, non lo trovi. Sono tutti felici. Tu chiunque vedi, qualsiasi cosa sta facendo, è felice, ride. Cioè sei circondato da persone felici. Quindi siamo proprio sicuri, per esempio, che noi andiamo lì e dici no, guarda, ti sistemo io, guarda, ti ricreo la mia società perché vedrai che ti faccio un favore. Ma siamo così sicuri? Perché io non è che ne veda tanta di gente così felice intorno a me. Ultimamente, poi non ne parliamo. Però, e forse loro sono proprio i portatori sani, diciamo, di questa filosofia, perché alla fine non gli interessa tutto quello che è fuori. Possono avere la macchina o non averla, possono avere la casa o non averla, possono avere amici, familiari o non averla, salute o non averla, ma alla fine torniamo al titolo. Sì, è così. La sento tantissimo questa cosa, perché poi insomma io lo dico spesso sta cosa, che la bara non ha il portabagagli, no? Quindi, ma su cosa ti arrovelli? Dice su mia moglie, ma non è tua, cioè non puoi possedere un altro essere umano, capito? Cioè lì dentro c'entri da solo, quindi è meglio che questa morte la fai da vivo e ti inizi a divertire adesso, se no, capito, starai nei devo, negli obblighi, devi pagare le bollette, cioè qui un pianeta che serve per illuminarti e tu devi pagare la luce sul pianeta, ma ci pensi che tu devi pagare la luce e invece l'universo ti dice guarda, tu ti devi illuminare tu,
tu la paghi addirittura. Cioè ci stanno delle contraddizioni che quando tu le vedi dal punto di vista dell'anima sono proprio una bellezza. E proprio il passaggio, secondo me, alla disobbedienza, fondamentale, perché in questo periodo poi lo vedi, stanno creando tutti i soldati, no? Con i soldi, soldo e soldato è la stessa radice, capito? Se tu stai agganciato ai soldi, loro ti comandano, creano soldati con la carta verde, ma è giusto, io sono completamente a favore di questo sistema, perché questo pianeta è insomma, una scuola per l'anima, quindi serve proprio questa gravità, serve proprio che tu ti senti all'inizio nel gregge e senti le paure. Quando inizi a disobbedire, porca puttana, cioè succedono dei miracoli nella tua vita, tu ti accorgi che sei un gigante, che non esiste più quell'autorità lì dentro di te, la alimentavi, no? Quindi sta roba conviene farla prima della bara, se no torni, poi ritorni, poi quando riesci fuori dalla patata ci metti 28 anni solo per ricaricare quello che ci avevi capito la vita prima. Pensa che cazzo di cammino è la vita, capito? Per questo i tibetani insegnano la chiusura dell'utero nel libro tibetano dei morti. Dice: chiudi l'utero, mori là dentro, non uscire, ricordati prima, se no te fai tutto il ciclo di dolore. E qui tutti che piangono, e sopra gli angeli che stappano le bocce di champagne perché fanno: e vai, sei svegliato prima, non si fa tutti gli 80 anni di gravità. Per cui questo periodo... Poi ho visto anche, scusami Andrea, ho visto anche che i tibetani insegnano proprio nella pratica ai loro allievi cosa vuol dire vivere come viviamo noi. Ho visto parecchi video dove proprio prendono dei tronchi e li fanno arrivare a ritmo costante proprio nei punti giusti, per fargli proprio capire a quel punto: guarda, se vivete in quella maniera lì vi fate un gran male, cioè, quindi proprio li addestrano anche nella pratica, da quello che ho visto. Sì, poi una cosa che hanno i tibetani, che secondo me può essere d'aiuto in questo periodo, è che loro non hanno autocritica, cioè loro non si azzarderebbero mai a fare autocritica con se stessi, capito? Una cosa bellissima, perché noi l'autocritica da dove arriva? Arriva dal fatto che ti hanno insegnato che devi essere performante, no? Sta roba qui non c'è, non esiste, non devi ottenere i risultati qui, non ti serve, è tutta roba che non ti porti via, ti dà solo infelicità. Quindi insomma, loro sono, i tibetani sono secondo me quelli più vicini, insomma, a un vivere più leggero. Però insomma noi comunque stiamo in Italia, quindi abbiamo i nostri cazzi, non è che dobbiamo pensare ai tibetani, sti cazzi pure dei tibetani, no? Nel senso che, cioè, pensa a quello che devi smollare tu, perché tu ti sei incarnato in una nazione perfetta per farlo, no? Perché evidentemente sei molto più forte dentro. Secondo me chi sta in Italia, le anime che si incarnano in Italia sono molto forti, molto creative e hanno dei potenziali giganti. No, non è un caso che tutto il mondo comunque guardi sempre all'Italia, fin dal Rinascimento, con questa parola qua ci dice tanto. Quindi le anime scelgono l'Italia proprio per fare mosse di coraggio e disobbedire. Però, io lo ripeto, la disobbedienza va fatta senza rabbia. Questo è fondamentale. La disobbedienza fatta con la rabbia dà solo potere al potere. Invece la disobbedienza dello sti cazzi è diversa, perché tu non ti fai proprio toccare, quella roba non esiste più in te, non so come dirlo meglio, quella roba lì dentro di te non ha più potere, quindi non la devi criticare, non la devi correggere, tu semplicemente sti cazzi, fai un passo sopra, la guardi dall'alto e non ti tocca, e lei non ti tocca, non ti fai toccare, lei non ti tocca più, tra l'altro ne diventi il padrone. Però oltre a questo non vi posso dire per ora. Per ora. Abbiamo già spoilerato troppo. Sì. Se volete agevolo una clip dei maestri che fanno vedere cosa succede vivendo all'occidentale. Agevolo qualche secondo. Splendido. Proprio capire nella pratica cosa vuol dire, loro a quel punto capiscono e iniziano a vivere in maniera, in maniera totalmente diversa. Però vedi, dobbiamo sempre arrivare lì per capirlo, non riusciamo a fermarci prima. E perché non ce lo fanno vedere così da piccoli. Tu prova, se uno glielo fai vedere, che glielo spieghi così, lo capisce bene. Beh, il ciclo di dolore tocca andarci, cioè se noi ci siamo incarnati che ci abbiamo appiccicato il dolore non lo puoi
non puoi far finta che non c'è, cioè non puoi dire sti cazzi a una cosa se non c'entri dentro, capito? Dici sti cazzi non ho soldi, e no, prima devi comprendere cosa sono i soldi, no? Che in antichità si chiamavano talenti, se no tu rincorrerai sempre quella cosa oppure fai il povero, cioè due facce che non ti fanno comprendere. Allora, per dire sti cazzi conosci prima gli argomenti, prima di dire sti cazzi, no? Per dire, io riesco a dire sti cazzi alle notizie, ma mi sono incarnato in una famiglia dove c'erano i comunisti e i testimoni di Geova. Fai un po' te, che cazzo di famiglia mi sono scelto, capito? Comunisti e testimoni di Geova, cioè proprio il cognome mi sono scelto Pietra e Angelo, cioè non lo so, più dualità di questa, no? E poi però ne sono venuto fuori perché insomma amo tutto, non mi si attacca più niente addosso, sti cazzi, un bimbo, no? Un bimbo che non lo tocchi più, anzi. Questa è un po' l'esperienza mia. Tante Andrea, morti. Una cosa che mi ha sempre affascinato di te, proprio da quella prima conferenza che ho sentito, tuo convegno in realtà, perché era il convegno alla libreria Anima quando hai presentato il tuo libro Manuale di risveglio, e mi è sempre affascinato questo gioco che fai con le parole. Che prendi sì, la parola. La parola crea. È una cosa molto importante, cioè ci sono dei libri che da un po' di anni vanno avanti e dicono il pensiero crea, ma non è vero che il pensiero crea, scusate, non è vero, perché se i tuoi pensieri creassero la tua realtà sarebbe un bordello, perché processi miliardi di pensieri, non è vero che il pensiero crea, ma perché diciamo ste cazzate? Quella è praticamente una discesa, il pensiero crea quando tu sei nell'aldilà. Quindi vuoi andare su Alfa Centauri, già stai su Alfa Centauri, cioè manco lo devi pensare, lo fai come nei sogni. Quindi lì il pensiero crea molto. Qui siamo in una realtà densa, quindi quel pensiero lì lo devi acchiappare, lavorare, portare giù, deve entrare prima nelle emozioni e poi deve uscire fuori con la parola. Quindi la parola è molto, è molto potente, voglio dire. Sono quattro energie. La quarta è l'azione, capito? Quindi pensieri, emozioni, parole e azioni. L'azione è la cosa più potente che puoi fare nella materia. Cioè un conto è dire non voglio la guerra, un conto è andare lì e vai a dirgli di smettere di fare la guerra. Sono due cose diverse, no? Perché lì fai l'azione, se no lo dici e basta. Se lo dici e basta ancora non è. Però la parola è perché è potente, perché la parola comunica, ha una vibrazione che esce da te e va nel tuo ambiente, no? Quindi quello io le chiamo le verità supposte, perché escono da qui e rientrano da un'altra parte. Cioè devi stare molto attento a quello che dici, perché l'inconscio non ha proprio il senso dello humor, quello ascolta e ricrea, no? Quindi dici che cretino che che cretino, capito? Lo dici per scherzo, ma hai emesso questa sentenza, capito? E poi ecco, nei laboratori che ho fatto siamo arrivati al quinto laboratorio dello sticazzi, adesso abbiamo chiuso tutta la parte dell'etere, andiamo negli appuntamenti dal vivo. Nei laboratori il primo appuntamento io do da ripetere affermazioni e da togliere alcune parolacce, perché ovviamente sti cazzi non sarà mai una parolaccia, cazzo non sarà mai una parolaccia, non tanto potente quanto per esempio la parolaccia ormai. Ormai è quando tu lo dici neghi il presente, oramai. Eppure tutti dicono ormai e magari non dicono vaffanculo, no? Che invece ti eviterebbe un tumore, no? Un vaffanculo bello piazzato ti eviterebbe un tumore, no? E invece no, tu non lo dici, magari il vaffanculo. Anche al movimento, cioè... Esatto, al viaggio. Esatto, è anche concettualmente interessante come... In effetti tra le parole più deleterie abbiamo il sempre e il mai, per esempio. Io volevo far notare comunque anche ogni tanto, no, i gadget di questo percorso che fa vedere Andrea, tipo la tazza. Ah sì, vabbè, questi sono... che è bellissimo. Sono in vendita, per cui non è pubblicità, però insomma questa è una roba... Perché abbiamo creato questo logo con ricciolo che proprio è la leggerezza, no, della parola, in realtà non è la pesantezza. No, volevo proseguire un po' con le parolacce perché è figo, perché per esempio tanta gente tu gli dici guarda che tu c'hai un potere enorme, speriamo, ma che speriamo? In cosa speri, no?
La speranza, già t'hanno fregato da piccolo con sta speranza, ancora che la speranza? Anche negli ultimi 2 anni con sto termine ci hanno un esatto. po' fregato, Peggiorato ulteriormente la situazione in ambito speranza, è andata proprio... Peggiorerà sempre, no? Peggiora sempre, perché se tu non affronti le paure, quelle aumentano il carico. Quindi la gente spera che adesso tutto finisca, non hanno ancora capito che stanno sulla giostra, la giostra sta aumentando la velocità, quindi o affronti queste benedette paure dentro e le molli e disobbedisci alle paure, sti cazzi, oppure quelle aumenteranno, ok? Quindi ve ne sarete accorti che siamo in una specie di picco, no? Perché ci saranno trasformazioni grandi, belle grosse, e questa roba non ti può spaventare ancora, no? Quindi è come se anche gli inconsapevoli stanno loro malgrado venendo allenati, no? A questo, che poi non è, ripeto, non è un cambiamento, è proprio un mollare tutto quello che hai vissuto, mollare l'esperienza, perché esperienza, sti cazzi della tua esperienza, esperienza vuol dire esperire, quindi deve morire l'ego, no? Perire l'es. Quindi tutto quello che hai vissuto non ci importa, non mi interessa, soprattutto se hai vissuto dolori, non te li raccontare, perché sennò prendono ancora forza nel presente. Tu ogni giorno rinasci, allora che ci fanno con questa esperienza? Niente, capito che roba? Quindi diciamo il libro rivolta un po' tutta una realtà di verità finte, perché ogni verità è finta, ogni verità è vera in quel momento e basta, no? Adesso ne arriva un'altra, mentre la stiamo dicendo già è finta, perché serve l'esatto opposto. Quindi, ma che ci vuoi capire? Devo capire? Ma che devi capire? Un'altra parolaccia. Che devi capire? Vuoi vivere? Ecco, sostituisci al devo il voglio, no? Voglio vivere. E sti cazzi. Voglio vivere così. Com'è che diceva la canzone? Col sole in faccia. Quello è un altro inno probabilmente. Poi se volete ho anche l'inno alla gioia del movimento. Ho anche l'inno alla gioia di cui parlavamo prima, ce l'ho se lo volete dopo. Poi quando e se vogliamo lo potremo mettere. Sì, sono tutte vibrazioni positive. L'inno alla gioia era quello di Benigni? Sì, no, ma ti ricordi nel fuori onda, prima della puntata, che parlavamo di quel breve video che è sostanzialmente l'equivalente sì. dell'inno alla gioia, del movimento, sti cazzi. Sì. Bellissimo. Quello potremmo metterlo al finale, magari. Sì. Allora promettiamo a tutti che ve lo riproponiamo nel finale, così se qualcuno dovesse non aver capito ancora bene in cosa consiste l'approccio, diciamo, lì c'è un sunto molto eloquente. Sì, poi non sveliamo perché insomma il libro è scritto con molta voglia di sorprendere il lettore, no? Su degli argomenti che dà per scontati, invece non sono scontati manco per niente, quindi la voglia è proprio di dare sorpresa, quindi tu leggi e piano piano ti si smonta con leggerezza tutta una struttura, un bagaglio che ti porti dietro. Penso che questa sia un po' la forza, però non lo sveliamo adesso, no? Tutto il cammino, cioè chi vuole poi se lo va a vedere. E poi ecco, si approfondisce con il lab, e nel lab, ragazzi, succedono delle cose veramente bellissime, perché io cresco io, cioè nel lab cresco io, ne ho fatti 5 in 6 mesi, quindi è tanta roba, con tantissime persone, no? Su Zoom, e io do delle prove alle persone che non sono propriamente delle provette, sono proprio muovi il culo, cioè vai a fare delle cose per strada con la tua realtà e vinci delle vergogne, vinci delle paure, vinci dei sensi di colpa, e sono prove toste e le persone le fanno, e tu, cioè io ho una posizione privilegiata perché vedo proprio la trasformazione quasi immediata delle persone che sentono proprio la leggerezza, si accorgono che siamo circondati d'amore, capito? Uno pensa sempre che se fai determinate cose ti puniscono, no? Per esempio questo lo posso dire perché non la voglio svelare, però prendi l'autobus o il treno senza il biglietto, senza soldi, senza biglietto e senza mascherina, e tutti pensano oddio, ma quale oddio? Poi tutte le persone trovano persone tranquillamente che comprendono, che non gli fanno la multa, capito che roba? Perché? Perché tu ci vai con un'altra predisposizione d'animo. Ecco la zavorra da mollare, la regola, no? Il genitore, l'autorità, papà e mamma che sono diventati papà
Stato e mamma patria, basta con queste cazzate, cioè, è il momento di crescere da questo punto di vista, non ti serve più qualcuno che ti dica cosa devi fare, mettiamo continui intermediari, no? Tra te e il corpo metti il dottore, ma perché? Il corpo è tuo, ma vuoi ascoltarlo tu? Tra te e Dio metti il guru, metti il maestro spirituale, metti la religione, ma basta, sta roba qua non esiste più. Tra te e il cammino tuo nel mondo metti i politici, i capi, il capo ufficio, ma non è quello che sei venuto a fare sul pianeta, è una realtà fasulla quella e sta saltando per aria. Perché non salta totalmente per aria? Perché la massa c'ha paura e quindi continua ad alimentare il vecchio, l'esperienza vecchia, capito com'è? Invece uno alla volta ci si tira fuori da ste cazzate, che sono proprio cazzate, ragazzi, e lì inizi a sentire la potenza di quello che stai vivendo, la vita vera, le cellule che ridono di gioia, tu puoi morire adesso perché stai vivendo pienamente e non te ne frega niente di andartene. Basta, finito il pistolotto. È finito, abbiamo ancora tanto tempo, quindi vai. Soprattutto Serena può confermare che su quest'ultimo passaggio io sono perfettamente d'accordo, l'ho espresso più volte ed è proprio così. Cioè, la paura di morire penso sia molto collegata e direttamente proporzionale al grado di insoddisfazione della propria vita. Una persona che è felice della propria vita, che è pienamente soddisfatta, conta poco che abbia 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni, cioè tutte le sere va a letto felice e sapendo che se anche non mi sveglio domani mattina, chi se ne frega, ho fatto tutto quello che volevo fare, sono felice, quindi non ti poni neanche il problema, non esiste. Esiste nel momento in cui esistono i rimpianti e a quel punto io la sera non mi posso permettere di pensare di non svegliarmi, perché il giorno dopo penso, poi non lo faccio, che devo recuperare, devo rimediare, devo risolvere. Sei già tutto risolto, hai tutto fatto e sei felice, lascio a te la conclusione. Bravo Marco, è proprio così. Ma questo vuol dire... Tu sei un romano trapiantato a Milano, Ma questo è quello che alla fine... il famoso vivi qui e ora, cioè nella pratica è questo, cioè viviti il momento così come arriva, cioè senza porti, come dicevi tu prima, cosa devi capire sul vivere qui e ora, cioè non c'è niente da capire, cioè vivi, punto, non c'è molto da fare. Sul discorso della disobbedienza, Andrea, a me piace molto questa cosa appunto di non sottostare, di non essere sempre, come posso dire, schiavi di quelle che sono le regole che mettono gli altri. Le regole che mettono gli altri appartengono a loro e quindi... ognuno di noi ha giustamente le proprie regole di vita e che insomma magari poi anche all'interno di una comunità una regola voglio dire ci deve essere, però tu devi essere te stesso, cioè la disobbedienza è nei confronti delle imposizioni esterne o dei condizionamenti, perché è sempre stato così, ok? Ma il fatto che sia sempre stato così lo era fino a un attimo fa, come dicevi tu prima, adesso è già diverso. È vero. Quindi poi molte anime non sono ancora, magari non hanno fatto un'esperienza tale per potersi permettere un salto nel vuoto, no? Per questo magari servono gli esempi, perché la gente inizia a vedere delle cose. Cioè io non... al mio esterno, siccome so che sono un proiettore di realtà e lo sento da anni, sto molto attento a vedere gente che ha bisogno di migliorare, cioè per me non c'è nessuno, c'è una perfezione, capito? Quindi ci sono anime che devono stare nel sistema perché nel sistema stanno imparando della roba, no? Invece ci sono anime pronte a fare dei salti, allora magari sentono queste parole e dicono ma allora sì, sti cazzi, cioè mollo questa roba, non do più retta a cazzi loro, a me non mi deve proprio importare, capito? Cioè il mio mondo è Andrea, la gatta, il cazzeggio, tra un po' esco da qui e vado a fare ginnastica all'aperto,
e gioco tutto quello che arriva al momento, no? E il resto veramente non mi tocca, non mi tange proprio, ma non mi interessa, non sento più, dentro casa mia non c'è televisione, non guardo più notizie, quindi, ma neanche su quelle che arrivano su Facebook, cioè non proprio, anzi elimino persone. Quando vedo qualcuno che pubblica della roba, io non è che sto lì a criticare, a fare il T9, sai, tanta gente fa il T9 di secondo lavoro, correggono. Ma che cazzo mi frega di correggere? Io elimino, faccio prima, no? Faccio pulizia, questo l'ha detto, dice guardate, fate pulizia perché non lo sapete quando è che arrivo io, capito? Non lo sai quando è che arrivo. Tieni il canale sempre pulito perché deve essere sorprendente quello che vivi. Quindi io rispetto tutto, cioè, insomma, non ho problemi a mandare amore, insomma, soprattutto ai capi, ai politici, perché sono quelli che poi ancora ti comandano, no? Quindi la gente non ha capito che al politico gli devi mandare amore, perché quello c'ha bisogno di te, di amore, capito? È un bambino proprio ferito il politico. E se tu gli mandi odio, siete due rincoglioniti, non è uno, diventate due rincoglioniti, capito? Feriti, incazzati, non ci avete capito niente dalla vita, vi state a perdere tutto perché devi condividere, devi salvare, sei incazzato. Questa è un po' la mia esperienza è questa, però anche perché mi è morto un padre fra le mani, tra sangue e feci, è proprio esploso, no? E io sporco di sangue e feci, che è una cosa simbolicamente, per chi gli piace l'esoterismo, se la va a guardare, simbolicamente molto potente sta roba, ma sti cazzi, e in quel momento per me è iniziato il miracolo della vita, perché grazie a lui io stavo facendo il musicista, Striscia Notizia, palchi a Roma, cose, cioè proprio la vita ha fatto no, non è questo che devi fare, no. Quindi sono stato tirato giù, mio padre prima di morire è entrato in coma, e quando si è risvegliato dal coma, mia madre si chiama Anna, si è risvegliato dal coma e diceva Anna stiamo in regola, Anna stiamo in regola, Anna stiamo in regola, era ossessivo, Anna stiamo in regola, capito? Lui era acquario, si doveva liberare sta vita, e invece Anna stiamo in regola, aveva passato tutta la vita a pagare bollette, a essere preoccupato della famiglia, e mi ha lasciato questa eredità, ma chi ve se incula, io così non ci muoio proprio, a pagare le bollette e a preoccuparmi, capito? A correre per guadagnare, per pagare la benzina, per la macchina per andare al lavoro, ma scherziamo, ragazzi, ma questa non è la vita che eri come dire, predisposto quando sei arrivato sul pianeta, capito? Non era questa, era divertimento. Insomma, ho raccontato un po' di robetta così, sempre roba mia. Ma in effetti certo, no, ma è molto interessante appunto quando si raccontano gli aneddoti della propria vita, perché a me spesso mi sento dire, no, a me spesso, vabbè, mi sento spesso dire che dico, ma fai presto tu a parlare così, Serena, perché comunque sei felice. Ma io la mia felicità me la sono anche guadagnata, cioè l'ho voluta, perché non è che io sono felice perché a me non è successo nulla nella vita. Forse proprio perché mi è successo qualcosa di veramente tosto che ho capito cos'è la vera felicità. Ecco il perché. Allora è proprio lì che secondo me le persone devono capire che devono iniziare a lasciare andare quella sofferenza e tutto ciò che crea quella sofferenza, in realtà le famose zavorre di cui dicevamo prima. È lì che io ho fatto lo switch, non prima, quando tutto andava, ok? E non si faceva altro che lamentarsi, perché comunque nonostante tutto andasse bene c'è sempre un motivo per lamentarsi. E poi ti succedono delle situazioni tipo questa qua che tu hai raccontato appunto di tuo padre, e che dici, oh raga, la vita è un'altra roba. Quindi esatto, che è quello che cerco di spiegare a chi mi dice cosa devo fare per. In realtà non è che devi fare un granché, devi semplicemente vivere, tutto qua. Ma sai, io non so se Andrea è d'accordo, ma io mi sono sempre affidato ciecamente alla statistica, cioè non ho mai creduto che possano esistere persone
che possono avere solo sfighe nella vita o persone che possono avere solo gioie immense. Statisticamente, diciamo, è molto probabile che si finisca un 50-50, quindi come dicevi tu prima, Serena, c'era sempre un motivo per essere tristi, per lamentarsi, però è vero anche il viceversa, cioè appunto c'è sempre anche un motivo per essere felici, per sorridere, per gioire, quindi un po' come diceva quel famoso cantante, dipende, cioè dipende da che punto guardi il mondo, cioè in tutti i giorni, in tutti i periodi della nostra vita c'è sempre, anche nei momenti più brutti, un motivo per essere felici. E dipende da cosa si vuole guardare, cioè quello che è perennemente triste, incazzato, infelice, io non ci credo che non gli è mai successa una cosa bella nella vita o che non abbia un motivo valido per poter essere invece quantomeno meno triste. E quindi penso sia proprio una questione di scelta, riassunta perfettamente nell'inno appunto di Andrea. O no, tu come la vedi l'approccio statistico? Sì, sono d'accordo con te. Intanto cioè io sono d'accordo con tutti, perché ognuno si sceglie le cose per stare bene, per cui hanno tutti ragione. Cioè, avrei potuto dire anche l'esatto viceversa. Però sì, cioè, stai nella dualità, quindi in realtà tu mentre guardi che ti hanno bucato le ruote della macchina, la realtà ti sta dicendo che avresti fatto un frontale col camion, capito? Ma questa roba qua la gente non è abituata, capito? Sta tutto in un emisfero del cervello, le persone che si lamentano stanno solo in un emisfero, non sono creative, non riescono a guardare pure l'altro aspetto, no? Quindi mentre vedi la guerra, lì non ti accorgi che quella roba lì è perfetta. È perfetta, non c'ha nessun... Cioè, perché pensi che l'universo sbagli qualche colpo? Capito? Io la vedo così, cioè vedo proprio la perfezione del tutto, perché è tutto finto. Quindi serve soltanto a te per tirartene fuori quella roba. Sti cazzi. Scusate. Vediamo Era da un po' che non salire usciva questa l'audience, parola. se viene un ammosciamento in... sei bloccata. Ecco, si è ripresa, no, niente, allora manterremo l'audience costante e serena, non ci aiuti così. Cosa ho fatto? Ma sai, uno svenimento, qualcosa, sai, aiuta a pompare gli ascolti. Ma no, devi arrivare lì che sembra e poi invece... Niente. L'abbiamo fatto. Allora, Andrea. Ragazzi, siete una forza, siete, grazie di voi. Grazie. Siamo Grazie tutti, lo siamo. Sì. Andrea, ascolta, tu hai un sacco di progetti, fai un sacco di cose, quindi oltre a scrivere, insomma, io prima ti ho presentato che fai ovviamente un po' di tutto, però sempre in relazione a quella che è l'arte e la creatività. Ecco, vogliamo un po' parlare anche brevemente di quelle che sono le altre cose di cui ti occupi? Allora, guarda, a breve, proprio in primavera, esce il mio disco. Esce un disco con un nome d'arte, non uscirò come Andrea Pietrangelo, è un disco di frequenze, di musiche che proprio mi hanno accompagnato e l'ho composto in questi periodi, tutti accordi maggiori, no? Quindi proprio apertura massima. E farò una cosa con questo disco, cioè lo presenterò nella natura, quindi invito le persone a camminare nella natura con le cuffie, e quindi presento 3-4 pezzi, si ascoltano mentre si cammina, poi si mangia e si beve e poi si balla. Questa è la presentazione della, perché poi alla fine di tutto la cosa, secondo me, è la danza, no? La danza della vita, quindi proprio muovere il corpo, ballare. Proprio il ballo, secondo me, è muovere il corpo come i bambini, capito? Quando sono felici. No, non il ballo del rimorchio in discoteca, no? Quella roba lì, non stiamo parlando di quello. Neanche i balli di gruppo, neanche le coreografie, neanche il tango, no? Sto parlando proprio di ballo libero, muovi il corpo come ti pare, sperimentalo in 1000 modi diversi. E questa è un'esperienza che faccio fare, insomma, alle persone, e la lasciamo lì. E invece nel futuro abbiamo
molto presto abbiamo le carte sti cazzi, stanno per uscire, l'oracolo della leggerezza. Io già rido perché ci stanno delle carte veramente micidiali, ogni carta è un laboratorio a sé, cioè se tu peschi una carta non è che ti dice guarda contatta il tuo angelo che ti dirà, no, qui proprio un lavoro nella materia veramente, secondo me molto, molto divertente, non si è mai vista insomma una carta fai sesso per esempio, no? Peschi la carta e ti dice fai sesso, meno male, andiamo. La copertina è questa. Quindi abbiamo cambiato leggermente, 44 carte saranno, escono a giugno, sempre con la casa editrice Spazio Sarebbe Interiore. bellissimo vedere o riuscire a organizzare una specie di spot con la veggente classica che ti fa le carte e ti escono tutte quelle. Vedo che te devi fare una scopata. Cioè, bellissimo. Le cose facili no? Si chiamano terra proprio per quel motivo, le cose terra perché devi stare qua, cioè stai qui, divertiti qua insomma prima di andare ma perché siamo sulla terra, se no sarebbe Venere, che ne so, Marte, e invece siamo sulla terra e quindi dobbiamo poi stare. Guarda che bella questa cosa, praticamente il pianeta Terra si scrive con l'apostrofo così capisci bene dove stai, capito? Ho preparato la slide. Capito? Ti fa sbagliare in continuazione, ti frega continuamente il pianeta, quindi è inutile che cerchi verità, devi capire. Che poi pianeta, Andrea, significa errante, giusto? Quindi pianeta Terra ti fa sbagliare doppiamente in realtà. Esatto. E ti fa viaggiare pure, sì. Esatto, sì, sbagliare, errare in quel senso, cioè sia viaggiare, sia anche fare errori, perché se non fai errori cosa impari in realtà? È già tutto così, non hai imparato niente. Sì, l'errore è fondamentale. Infatti uno dei primi capitoli del libro è proprio lo sti cazzi degli errori, no? Permetterti di uscire dalla rigidità e sti cazzi, faccio le cose sbaglio, e qual è il problema? Sti cazzi, anche se ferisco qualcuno, ma non è un problema perché non ho il potere di ferire qualcuno. Cioè quando uno inizia a comprendere bene la ferita sua, capisce che gli altri te la vengono a toccare in continuazione perché la vuoi risolvere, siamo tutti toccatori di ferite di altri, nostro malgrado, quindi magari io mentre ho parlato ho dato fastidio a 50 persone, molto bene che gli ho dato fastidio, perché così questi strappano sto cerotto e se iniziano a curare sto fastidio che sta dentro il fastidio, non è fuori. Dici mi dà fastidio l'arroganza, ce l'hai dentro, quella roba lì è tutta roba tua, no? Ma in effetti, Andrea, anche una ferita fisica, no? È tipico. Mi faccio male alla mano e arriva che se non me la curo, la gente continua a toccarmi esattamente quella mano lì, mi muovo e sbatto proprio con quella mano lì e mi sta dicendo stai attento, la devi curare, la devi sistemare, quel trauma, quella ferita che tu hai sulla mano. La stessa cosa è nelle ferite, tra virgolette, emotive o comunque psichiche di cui tu hai appena parlato. Certo, è lo specchio, perché tu hai una ferita lì e quindi le persone ti stanno dicendo è lì che devi risolvere, non altre cose. La vengono proprio a toccare, no? A Roma li chiamiamo angeli in incognito, a Roma li chiamiamo angeli in incognito con un nome specifico che si chiama cazzi. I cacacazzi sono proprio quelli che ti vengono a toccare le ferite, quelli che ti danno più fastidio. Ah, tutto bene tranne mia suocera. Bene, tua suocera è un angelo incarnato, sei incarnata soltanto per farti vedere qual è la cosa che vuoi mollare, no? Il fastidio. Vabbè, io anche lì avevo fatto in passato l'esempio, mi era capitato di provare a smettere di fumare. Non so quanti di voi hanno provato, inizi a vedere fumatori ovunque, anche bambini di 3 anni che fumano, cioè ovunque ti giri sei circondato da persone che fumano in quel momento, dici, ma tutti adesso, ma non fumava più nessuno, ero rimasto l'unico, eppure da quel momento tu inizi a vedere fumatori in ogni angolo dell'universo. Sì. Allora, Andrea, ci stiamo avviando verso la conclusione, quindi vediamo un po' come vuoi concludere questa
questo intervento, insomma, qualcosa da dire ai nostri ascoltatori. Ma diciamo la chiosa finale di tutto è sempre che darti amore, dare amore a te, perché quando uno dà l'amore a se stesso, poi riesce veramente a proiettare all'esterno questa roba qui a chiunque gli capita a tiro. Quindi la mia esperienza è quella, cioè più io ho scoperto l'amore, più le persone che entrano nel mio campo energetico non regge più quel lamento, non regge più, trasformi tutti. Quindi parti con l'amore per te, non salvare il mondo, salva te stesso, datti amore, sti cazzi del resto, veramente non ti far toccare da niente. E quello poi ti porta poi invece a grandi risultati, però soprattutto grandi sorprese, perché la cosa più bella secondo me del pianeta è la sorpresa. Quando tu ti accorgi che tutto quello che vedevi in un modo lo rivolti e lì c'è la sorpresa vera, tipo prima dicevamo quelli che si arrabbiano sempre, quelli potenzialmente sono quelli che potrebbero ricevere le sorprese più grandi perché improvvisamente distolgono l'attenzione e aprono lo sguardo e gli arriva tanta roba. Però serve amore da dentro, per noi stessi. Che l'amore, tra l'altro, è la parte opposta, cioè l'opposto proprio della paura, che prima insomma abbiamo nominato. Allora, Andrea, dove ti possono trovare? Insomma, l'abbiamo fatto girare sotto così i tuoi riferimenti, però insomma, se le persone vogliono contattarti, vogliono fare qualcosa con te, dove ti possono trovare? Allora, sicuramente dal numero, abbiamo questo numero dedicato alle liste quotidiane dove noi mandiamo dei messaggi di leggerezza tutti i giorni, proprio per contrastare quello che arriva da altri tipi di schermi, e ogni giorno mandiamo la carta dei tarocchi, la spiegazione e cose di leggerezza. Sì, questo è il numero. E qui risponde la signorina Sticazzi, la manager Sara di Gianberardino, che lei proprio nominata la signorina Sticazzi, e da lì lei mi smista, mi aiuta, perché questo periodo prima gestivo tutto da sola, adesso insomma si vede che tanta gente sta sposando lo Sticazzi e quindi ho bisogno di un aiuto effettivamente. Altrimenti dal sito andreapietrangeli.it, oppure condivido tantissimo su Instagram, su Facebook, sono abbastanza social, insomma, mi piace che mi arrivano le intuizioni e le butto lì e le condivido. Quindi, insomma, abbastanza semplice trovarmi, ecco. E il libro invece lo troviamo dove? Il libro, anche, parliamo un po', anche se vuoi dare anche un po' di informazione anche sugli altri libri che hai scritto, però intanto questo libro qua abbiamo detto, allora, è edito da Spazio Interiore, sì, e lo trovi ovunque, immagino. Esatto. È stato distribuito da Macro Edizioni, quindi insomma si trova ovunque, in poco tempo anche arriva in 2 giorni senza problemi. E invece gli altri libri, ci racconti un po' degli altri libri che hai scritto? Gli altri libri sono stato un lento cammino verso lo Sticazzi, quindi descrivono un po' tutte le mie prove di vita, paura, coraggio. I 3 libri precedenti sono è un ciclo diciamo, una trilogia di romanzi molto vicini a quello che vivevo io, però dal punto di vista spiritoso, spirituale, quindi comunque sempre di leggerezza. Uno si chiama Incarnazione, uno si chiama Rievoluzione e il terzo si chiama Liberazione. E tra l'altro il libro Liberazione, in quarta di copertina c'è una frase di Franco Battiato, che lui aveva letto tutti i miei libri e a quel terzo romanzo mi ha scritto una cosa da pubblicare. Insomma, questo è stato un dono della vita immenso. Però sono legato ovviamente a ognuno dei miei libri perché sono molto densi, chi li legge dice proprio mamma mia, cioè proprio è tanta roba ti arriva, no? Perché comunque io ho sempre vissuto una vita piena. Lo vedete da quanto inizio a chiacchierare, non smetto, non perché ci abbia cose da dire, ma proprio perché sono un canale, un flusso continuo di energia, di roba che arriva. E quindi così i libri, così la musica, così le espressioni artistiche che trovo sempre. Andrea, allora io ti ringrazio tantissimo, abbiamo perso Marco che non riesce più a
collegarsi, quindi gli dispiace insomma di non essere qua con noi a concludere la chiacchierata. E io ti Però lo ringrazio. abbraccio tantissimo, Marco, grazie. Ecco. Abbraccio tanto te che sei dolcissima. Grazie. Grazie di cuore Andrea, guarda, è stata una chiacchierata bellissima, io ti ringrazio veramente per aver accettato questo nostro invito ad essere qua e noi così facciamo un prossimo invito magari fra qualche mese se vorrai essere di nuovo qua con noi, magari anche parlare di altri argomenti, visto e considerato insomma che tu ti occupi di tantissime cose, magari anche di musica, visto che uscirà il tuo album, quindi si sa mai, no? Vedremo, insomma, comunque c'è già questo altro invito che noi ti stiamo facendo. Grazie di voi. Grazie di cuore a te, noi ringraziamo tutti coloro che sono stati con noi ad ascoltarci in questa trasmissione e quindi anche chi ascolterà poi successivamente, e ovviamente io invito sempre tutti quanti poi alla prossima puntata di Benessere e Bellessere. Grazie di nuovo Andrea e buona serata a tutti quanti.